Cari amici, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nostro nuovo video. Oggi parliamo di fili trecciati, percorriamo insieme un po' la storia di questi nuovi fili che hanno dato una grande svolta per quanto riguarda la pesca spinning e soprattutto la pesca spinning in mare, e insieme, facendoci aiutare da un documento che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi, andiamo a scoprire insieme quali sono anche le caratteristiche che contraddistinguono le diverse tipologie e ne consigliano l'utilizzo per quanto riguarda tecniche di pesca differenti, ma anche spot e prede. Partiamo insieme dopo la sigla, andiamo. Come succede un po' in tutte le tecniche di pesca, c'è stata una grande evoluzione grazie ai materiali di nuova concezione, di nuova produzione che aziende del settore leader del mercato quasi a cadenza annuale, ecco, ci forniscono queste migliorie per migliorare le performance di lancio, ma anche di sensibilità, di resistenza. E quindi è molto difficile riuscire a capire qual è la treccia che fa per noi, qual è il filo che è consigliato per le nostre battute di pesca, per i nostri spot, per le nostre prede. Però ecco, quello che c'è da capire è che il filo trecciato è indispensabile nella stragrande maggioranza dei casi in cui noi peschiamo a spinning, sia si tratti di pesca in mare ma anche in acqua dolce o acqua salmastra. Il filo trecciato nella lenza madre, quindi in bobina sulla nostra attrezzatura, sul nostro mulinello, è davvero indispensabile per tanti motivi. Andiamo insieme a capire quali sono gli argomenti che tratteremo insieme in questo video. Partiamo da un'introduzione, come stiamo già facendo. Facciamo un piccolo break per far conoscere anche a chi magari è agli inizi che cos'è il filo trecciato. Sappiamo bene che chi è già pratico di pesca spinning ormai conosce già questi tipi di lenze. Poi passiamo a dare delle specifiche in merito al numero di capi che costituiscono i vari modelli di treccia, che cosa significa questo valore. Facciamo poi nella fase conclusiva un'analisi delle categorie, suggerendo anche l'indirizzo specifico sia per quanto riguarda le tecniche ma anche spot e predatori, e facciamo un riepilogo per quanto riguarda i brand a cui possiamo rivolgerci per i nostri acquisti, facendo anche un riferimento per quanto riguarda i prezzi. Quando parliamo di fili trecciati troviamo spesso insieme l'acronimo PE. Che cosa vuol dire PE? PE sta per polietilene, che è una delle componenti, una delle fibre che vanno a comporre il trecciato. L'altra componente è il filo Dynema o Spectra, come comunemente viene chiamato. Entrambe vengono utilizzate per la fabbricazione dei trecciati da pesca. Più precisamente, il PE sta ad indicare anche una misura, un certo diametro. Ad esempio, un PE 0,8 avrà un diametro leggermente superiore a un PE 0,6. Il PE è un sistema di misurazione giapponese che si basa su un sistema di numerazione. Questo ci va ad indicare anche il carico di rottura del filo trecciato che noi sceglieremo per le nostre attrezzature. Come regola generale è possibile moltiplicare il PE per 10 ed ottenere di conseguenza il carico di rottura approssimativo. Facciamo un esempio: PE 4 moltiplicato per 10 equivale circa ad un 40 libbre di carico di rottura. Tuttavia questo può variare a secondo delle diverse tipologie di trecciati che usiamo.
perché anche a parità di diametro possiamo avere dei carichi di rottura differenti, e questo dipende dal numero di fibre che vanno ad intrecciarsi all'interno della lenza. Infatti per questo troveremo, e poi approfondiremo questo aspetto, trecciati a 4 capi, a 8 capi, a 12, a 32, quindi ce ne sono di diverse tipologie, e insieme in questo video facciamo anche un approfondimento in questo senso. Per dare una completezza di informazioni, come dicevo prima, c'è già un video dedicato ai fili trecciati e ai fili in genere che trovate sul canale Planet Spin Fishing. Ecco, però il filo trecciato viene comunemente utilizzato perché ci permette di fare dei lanci molto più lunghi in confronto al nylon o fluorocarbon. Inoltre, essendo privo di elasticità, ci permette una maggiore sensibilità, facendoci capire cosa succede all'altro capo della lenza. Come contro, invece, per non essere troppo lunghi, possiamo dire che una bassa resistenza all'abrasione. Almeno i fili diciamo più datati hanno questo problema che viene leggermente, parzialmente eliminato nei fili di moderna tecnologia, che poi vedremo insieme, e quindi ecco c'è un basso carico di rottura verso quella che è l'abrasione, quindi lo sfregamento verso gli ostacoli, verso la dentatura dei pesci, e inoltre ha una grande visibilità, perché il trecciato, se noi lo abbiamo tra le mani, lo vediamo, ecco, vediamo che è molto simile a un filo di cotone, quindi non è trasparente come il nylon o come il fluorocarbon, motivo per cui allo spezzone, come spezzone al terminale della nostra lenza madre, mettiamo solitamente questo spezzone di fluorocarbon o buon nylon di lunghezza di 50-60 cm, dipende, ecco, da vari fattori, per aumentare la resistenza all'abrasione e donare anche una certa invisibilità, una delle caratteristiche principali del fluorocarbon. Facciamo adesso un piccolo focus di attenzione in merito alle trecce di diversa tipologia. Ne esistono a 4 capi, 8 capi, 12, 24, 32, ecco, ce ne sono di diversa tipologia, per il semplice fatto che ognuna di queste è indicata per riuscire ad avere delle performance differenti. Per non allargare troppo il discorso e anche per fare un piccolo schema visuale, ho realizzato questo schema di riepilogo per capire meglio insieme e anche orientarci nella scelta. Guardiamolo insieme. Nel lato sinistro ho indicato il numero dei capi presenti nei vari tipi di trecciati. Ne possiamo trovare a 4, 8, 12, 16, 24 e 32. Quali sono le caratteristiche principali dei vari tipi di trecciato? Quella a 4 capi ha una maggiore robustezza, ha un diametro leggermente piatto ed ha un'apparenza al tatto molto ruvida. Come pro possiamo dire che un filo a 4 capi ha un'alta resistenza all'abrasione in confronto alle altre tipologie di filo trecciato. Inoltre è molto più economico e può essere utilizzato con efficacia, ma per esempio in spot dove sono presenti degli ostacoli, quindi rocce oppure ostacoli affioranti che potrebbero danneggiare in qualche modo il nostro filo durante l'azione di pesca. Come contro, invece, è un filo un po', lo chiameremo più rumoroso, diciamo meno rotondo e meno scorrevole tra gli anelli, perché proprio questa tipologia di treccia ha queste caratteristiche che sono un po' un punto a sfavore se paragonato alle altre tipologie di filo. Un uso che consigliamo per quanto riguarda il 4 capi è sicuramente lo spinning da riva, per esempio in acqua dolce o dove non è necessaria fare tanta distanza, perché a differenza di altri fili come quelli a 8 capi, che sono quelli che vanno un po' per la maggiore quando dobbiamo fare distanza, perché il diametro e il tipo di filo che viene fuori
permettono dei lanci più lunghi, ecco, ci danno un po' dei limiti per quanto riguarda l'utilizzo. Facciamo un piccolo focus anche sul prezzo. I fili a 4 capi sono quelli là un po' più economici, possiamo partire da circa 10 euro per arrivare a 25. Si parla ovviamente di un filo di media qualità e in bobine che possono andare dai 150 metri, quindi a seconda anche della lunghezza, delle yard, dei metri, quindi 150, 300, 500, 1000, il prezzo ovviamente può oscillare. Per quanto riguarda invece un riferimento ai fili a 4 capi, che cosa notiamo? Notiamo che già al tatto è un filo molto più liscio, più rotondo di quello a 4 capi e quindi aumenta quella che potrebbe essere la sua versatilità. Come pro, un filo ad 8 capi ha una buona rotondità, una buona scorrevolezza tra gli anelli ed è un ottimo compromesso tra quello che potrebbe essere le performance che noi ricerchiamo in un filo e il rapporto con il prezzo. Come contro, invece, un filo ad 8 capi è un filo molto più sensibile a quello che è il contatto verso gli ostacoli, è un filo più delicato ed è un filo che predilige l'utilizzo di mulinelli specifici. Infatti, se noi scegliamo di utilizzare i fili trecciati da 8 capi in poi, 8 capi compresi, è necessario utilizzare un mulinello che ci assicura un'ottima imbobinatura, perché abbiamo il rischio, se non utilizziamo un mulinello di fascia bassa o di fascia economica, rischiamo, ecco, di non avere una buona imbobinatura e quindi nella continua fase di lancio e recupero prima o poi incapperemo in quelle che sono le parrucche, quindi dei grovigli di filo che in tanti casi pregiudicano la nostra uscita di pesca, diciamo, obbligandoci a un ritorno forzato, perché magari i metri che noi perderemo dovuti all'ingarbugliamento, alle parrucche, ci precludono in tanti casi la nostra uscita di pesca. Qual è l'uso consigliato per quanto riguarda i trecciati ad 8 capi? Sicuramente lo spinning e soprattutto lo spinning in mare, grazie alla buona distanza a cui noi riusciamo a lanciare le nostre esche, grazie soprattutto alle performance del filo. Anche la pesca jigging, la pesca light game, sono tutte tecniche che noi possiamo preferire sfruttando le caratteristiche dei fili trecciati ad 8 capi. Come prezzi siamo leggermente più alti dei fili trecciati a 4 capi, infatti si parte per un trecciato medio ad 8 capi dai circa 20 euro a salire. Ovviamente anche in questo caso dipende dal numero di metri delle yard di cui è composto il filo che noi sceglieremo. Per quanto riguarda invece le altre tipologie di fili trecciati, e quindi parliamo di fili a 12 capi, 16, 24, a 32, in questo schema facciamo anche un po' un riepilogo di quello che sono i pro e i contro di questi fili, in modo che possiamo andare direttamente a ricercare, a seconda della tecnica di pesca che vorremmo praticare, qual è quello ideale per i nostri scopi. Facciamo un esempio: il filo a 24 capi è un filo ultra rotondo e ultra sensibile, quindi ha delle performance in questo caso davvero eccellenti. Come pro è un filo che ha una grande silenziosità, una grande scorrevolezza, è ideale per raggiungere brevemente grandi profondità perché mette davvero poco attrito anche durante la discesa, ad esempio, del nostro jig verso il fondo. Come contro invece è un filo dal prezzo molto elevato e non è consigliato per un utilizzo generico, viene utilizzato molto spesso per la pesca jigging sulle alte profondità, il deep jigging, o nell'utilizzo sui mulinelli elettrici quando dobbiamo raggiungere davvero profondità quasi abissali. È un filo che ha un grande costo, infatti si parte dalle circa 90 euro per un filo di medie performance di qualità per arrivare a 140 e passa. Anche in questo caso dipende anche un po' dalle metrature che noi sceglieremo.
Facciamo adesso un piccolo focus di attenzione in merito ai brand, cosa abbiamo adesso sul mercato e cosa dovremo aspettarci in futuro anche in relazione ai prezzi oltre che le performance. Sicuramente parlando di prezzi sono davvero scesi tantissimo se paragonati ai fili con cui dovevamo confrontarci tempo fa. Anche la resistenza all'abrasione attualmente con i nuovi fili è aumentata questa resistenza. Parliamo di fili un po' più obsoleti, avevano un prezzo abbastanza elevato perché c'era poca produzione sul mercato e quindi per ovvi motivi i prezzi erano abbastanza alti. Attualmente invece quasi tutti i brand di produzione a livello mondiale hanno nei loro cataloghi dei fili e quindi tendenzialmente il prezzo si è abbassato tantissimo se noi non ricerchiamo delle caratteristiche particolari, perché anche nelle aziende di ultima generazione che producono davvero dei prodotti innovativi notiamo che ci sono dei fili che hanno un costo davvero elevato, però hanno delle specifiche, delle performance davvero interessanti, soprattutto se facciamo un paragone con i vecchi fili riguardo la tenuta all'abrasione. Prima bastava avvicinarsi a un ostacolo affiorante come uno scoglio, la vegetazione, le pinne dei pesci, la dentatura, subito il filo, diciamo noi, sparava, quindi si rompeva. Attualmente invece c'è una grande resistenza all'abrasione, molto simile paragonata alla resistenza di un fluorocarbon, un ottimo fluorocarbon, quindi anche da questo punto di vista i brand si stanno muovendo davvero molto bene. Un'altra cosa da citare è una buona, ottima resistenza ai nodi se paragonati un po' ai fili di vecchia generazione. Quello che però ci tengo a dire è che noi dobbiamo sempre cercare quello che è un po' un equilibrio, un compromesso, perché è inutile spendere tanti soldi dal punto di vista dell'attrezzatura per i nostri fili se noi non abbiamo un mulinello capace di imbobinare correttamente e comprimere correttamente le spire del nostro filo. Quindi è sempre un equilibrio da ricercare, quindi utilizzando un mulinello di alta, media o alta fascia potremo utilizzare tutte le tipologie di fili trecciati. Invece utilizzando un mulinello di fascia economica è inutile andare a scegliere fili 8 capi, 12 capi e di conseguenza, perché potremmo avere il rischio oggi o domani che un grosso groviglio ci compromette non solo il filo ma anche le nostre uscite in pesca. Come prezzi, nello schema di riepilogo ho dato un po' quello che è il quadro generale, orientandoci verso prodotti anche di provenienza cinese, perché diciamo la maggior parte delle ditte di produzione sono in Cina, quindi dire che un prodotto è cinese attualmente non vuol dire niente, perché c'è il prodotto cinese di bassa fascia, di media fascia e di alta fascia, quindi l'unica cosa che possiamo fare è fare dei test oppure affidarci a quelli che sono i consigli, le recensioni che troviamo in rete, non di parte, per farci consigliare anche negli acquisti. Cari amici, siamo giunti alle conclusioni di questo nostro video di approfondimento sui fili trecciati. Che dire, ricordo che sullo shop Amazon ci sono le guide disponibili sia in formato ebook che cartaceo dedicate alla pesca spinning in acqua dolce, alla pesca spinning in mare. Ci sono guide sul kayak fishing, sulle esche artificiali, sull'edging, ce ne sono davvero tante. Vi invito a visualizzare il link che trovate in descrizione che vi porta direttamente alla pagina Amazon. Inoltre iscrivendovi al canale YouTube Planet Spin Fishing o abbonandovi al canale supporterete questo progetto di condivisione e di crescita che trovate un po' su tutti i social, anche su Facebook, Instagram, TikTok. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo al prossimo, come sempre, su Planet Spin Fishing. Ciao ragazzi e alla prossima!